Salve a tutti, quest'oggi io vorrei parlare della eterosessualità. Ho parlato dell'omosessualità in un video, adesso vorrei parlare dell'eterosessualità. Io ricordo quando andai in analisi, io pensavo che il mondo si dividesse in eterosessuali, omosessuali, bisessuali, eccetera, eccetera, poi trans e tutto il resto. E attraverso l'analisi capii che non era così. Capii che questa distinzione era arbitraria. Naturalmente non perché non esista l'eterosessualità e l'omosessualità, ma perché non è esatto come le vediamo. Mi spiego meglio. Noi facciamo una divisione arbitraria tra eterosessualità e omosessualità. Noi facciamo molte divisioni arbitrarie. Per esempio distinguiamo molto una razza dall'altra. Gli antichi romani, per esempio, non distinguevano le razze uno dall'altra, nel senso non ne facevano un razzismo. Per loro l'importante era che la gente adottasse la lingua e le regole dell'impero romano. Per il resto potevano essere di qualsiasi razza, no? Tant'è vero che fecero imperatore anche un uomo di colore, mi pare che si chiamasse Filippo l'Arabo. E il 75% dei romani non erano romani, erano stranieri, no? E questo ha formato la civiltà, perché le diverse fonti di informazioni provocano intelligenza. Perché l'uomo ha fatto questa distinzione fra etero e omosessuali? Perché l'essere umano ha l'ansia di definirsi. E una delle definizioni che ha trovato è quello. Definizione tra maschio e femmine, prima di tutto, e poi dopo distinzione tra eterosessuale e omosessuale. La distinzione fra uomo e donna è stata colta, che è una distinzione reale ovviamente, è stata colta nel matriarcato come una cosa positiva, nel patriarcato come una cosa negativa per le donne. Attenzione, il matriarcato non è stato il potere delle donne sugli uomini. Il patriarcato è stato un potere degli uomini sulle donne. Cioè ha tolto ogni potere alle donne e ogni diritto anche. Perché l'essere umano ha così bisogno di creare questi schemi, no? Crea schemi fra le razze, fra i sessi, fra le religioni. Perché li crea questi schemi? Perché li ha creati? E perché li ha creati a un certo punto, cioè sono venuti soprattutto con il patriarcato? Perché l'uomo ha bisogno di definirsi. L'uomo ha bisogno di definire se stesso attraverso degli aggettivi, delle qualità, delle proprietà. E allora tra queste definizioni c'è quella di omosessuale o eterosessuale, che è una definizione arbitraria. Nel senso che è vero che esistono gli omosessuali e gli eterosessuali, ma non come noi li vediamo. E vado a spiegare. Anzitutto spieghiamo perché l'essere umano ha bisogno di definirsi. L'uomo come essere umano, ha bisogno di definirsi quando non sente se stesso.
il che vuol dire quando sta solo sulla mente e non sta nell'anima, cioè nel cuore. Quando l'uomo sente se stesso non ha bisogno di definirsi, anzi, se si definisce vuol dire che sta nella mente e quindi è una definizione arbitraria. L'uomo si definisce quando è staccato da se stesso. Quando è staccato da se stesso, cioè dalla sua anima, ha bisogno di definirsi perché non sente chi è, ovvero non è che non sente chi è, non sente di esistere e cerca di avere la sensazione di esistere creandosi la descrizione di se stessi. Castaneda parla della descrizione del mondo e ha ragione, perché noi viviamo della descrizione del mondo, non lo vediamo il mondo, ma non vediamo nemmeno noi stessi, per cui viviamo anche della descrizione di noi stessi. Quindi la descrizione di noi stessi è arbitraria, tant'è vero, questo l'ho già detto, che quando cade la mente condizionata, noi non è che non sentiamo chi siamo, non ce lo chiediamo più, perché lo viviamo, perché finalmente viviamo attraverso il cuore, passiamo da qua a qua, ma è una cosa reale, Cioè prima sentiamo il mondo attraverso qui, dopo lo sentiamo qua. E quando sentiamo il mondo ci accorgiamo che l'eterosessualità e l'omosessualità come le abbiamo divise non esistono, ovvero esistono ma non come le abbiamo divise noi. Il che significa che non esiste una separazione netta fra eterosessualità e omosessualità. Ogni essere umano ha in sé la parte eterosessuale e la parte omosessuale. Quando ci sono quelli che dicono che l'omosessualità non è naturale, poveretti, non tengono conto che sono state finora riscontrate circa 1500 specie di animali che hanno l'omosessualità. E fra questi dobbiamo mettere anche l'uomo. Questo perché anche il cosiddetto eterosessuale ha in sé una percentuale di omosessualità, più o meno rilevante. Allora, l'essere umano omosessuale, questo per gli uomini e per le donne, non è quello che è totalmente dedicato all'altro sesso, ma è quello che ha una maggiore percentuale di omosessualità, perché l'omosessualità ce l'hanno anche gli eterosessuali, tutti. Questa consapevolezza in genere non c'è, si acquisisce solo facendo un'analisi vera. E perché quando si fa un'analisi vera cadono tanti schemi. Uno di questi schemi che cadono è quello che la sessualità sia così tagliata di netto fra un sesso e l'altro. Diciamo che siamo tutti contemporaneamente eterosessuali e omosessuali. Scusate. Ma lo siamo in percentuali diverse. Allora, se è molto preponderante la parte omosessuale, noi diventiamo omosessuali nel comportamento. Se non siamo omosessuali ma siamo eterosessuali è perché la parte preponderante è eterosessuale.
questo fa sì che nell'uomo sorgano delle paure, e cioè proprio perché ha una parte omosessuale, gli eterosessuali hanno una paura fregata di essere omosessuali e pertanto condannano l'omosessualità. Badate che in passato e in alcuni paesi ancora c'è la pena di morte per l'omosessualità. In passato c'era la pena di morte. Leonardo da Vinci fu accusato di sodomia, che era l'omosessualità, e rischiava la morte. Poi dimostrò che non era vero, eccetera, eccetera. E non era facile dimostrarlo, perché lui non aveva donne e quindi pensarono che se la facesse con i ragazzini, con gli allievi, cosa non vera. Allora, questa sensazione dell'omosessualità fa sclerare spesso i maschi eh, eterosessuali, qualche volta anche le donne, ma più che altro nella stragrande maggioranza sono maschi, perché temono di poter diventare passivi rispetto a un altro uomo, quindi di dover soggiacere. Questo deriva da una loro parte debole. Questa parte debole può derivare da tanti soprusi subiti o addirittura da un abuso sessuale. Spesso quelli che odiano gli omosessuali sono persone che hanno subito abusi sessuali nell'infanzia dal padre, sono maschi che hanno subito abusi sessuali nell'infanzia dal padre, per cui hanno il terrore di essere adescati da un omosessuale. Voglio dire, è un horror inconcepibile, no? Perché è vero che un omosessuale può anche mostrare una tendenza nei confronti di un eterosessuale, ma basta dirgli di no. Nessuno ha mai sentito dire di un omosessuale che stupra un eterosessuale. Questo si sente degli uomini nei confronti delle donne, non degli uomini nei confronti degli uomini. A parte situazioni abnormi, tipo la galera, cose di questo genere. E quindi spesso dietro l'odio degli eterosessuali nei confronti dell'omosessuale c'è la paura di essere lui stesso omosessuale. Questo non è da confondere con l'ossessione dell'omosessualità. L'ossessione dell'omosessualità non significa omosessualità, sia chiaro. L'ossessione è qualcosa che deriva, l'ossessione dell'omosessualità, è qualcosa che deriva dall'infanzia, e cioè da un abuso subito. E la voce che c'è dentro di noi che dice tu sei omosessuale, e che arriva, in genere succede ai maschi, difficilmente alle donne. Succede a maschi che magari vanno a letto con una donna, hanno l'orgasmo, gli è piaciuto e in quel momento gli arriva la voce che gli dice tu sei omosessuale, non sei eterosessuale, per cui non ti deve piacere, ma quello gli è piaciuto. Cioè non è la vera omosessualità. L'omosessualità di per sé può essere conosciuta anche tardi, è vero, ma perché ci sono delle resistenze ad ammetterla, perché in genere sin da bambini si scopre. Ci sono delle resistenze perché c'è la paura che non sia accettata dai genitori, e spesso accade così. Spesso nel sud Italia i genitori, tanto carini, cacciano via di casa i figli quando sono omosessuali, il che è una vergogna inaudita. I figli sono figli, diceva Filomena Marturano. Se non li amiamo come sono, non li amiamo proprio e non sappiamo amare.
Quindi la paura dell'omosessualità, l'odio nei confronti degli omosessuali è una cosa completamente diversa. Mi spiego meglio. Allora, mentre quelli che odiano gli omosessuali hanno il terrore di essere loro stessi omosessuali e hanno questo terrore perché hanno subito un abuso che li ha fatti sentire omosessuali, cioè quello che subisce la penetrazione, che poi penetrazione non è, perché da piccoli non si fa, se no le ammazzerebbero, gli adulti ammazzerebbero i bambini, però comunque è una violenza. Nell'ossessione dell'omosessualità è una voce sempre derivante da un abuso, la voce di un genitore che dice a te piace questo che ti sto facendo, cioè è un abuso che viene fatto passare al bambino come una sua colpa, perché spesso il genitore glielo dice proprio, io te lo faccio perché tu lo vuoi, e quello ci crede, perché noi crediamo a tutto nei genitori. Per cui cresce con la paura di essere omosessuale, con la fobia di essere omosessuale, fobia che gli omosessuali non hanno. Cioè è vero che da principio cercano di negarlo, ma poi si accorgono del piacere che provano verso lo stesso sesso. Alla fine lo accettano, no? Infatti nelle terapie in genere si fa capire al paziente che lui è bisessuale e lui ci crede e poi scopre di essere proprio omosessuale. E quindi ogni volta che c'è una fobia, un odio verso un omosessuale, vuol dire che c'è un odio verso una propria parte omosessuale, ma anche spesso che si è subiti un abuso sessuale. Qual è la paura dell'omosessualità? È la paura di essere penetrato anziché penetrare, e che l'uomo si sente più forte della donna perché lui penetra e non viene penetrato, e sente la donna passiva e lui attivo. Tanto è vero che esotericamente si diceva che l'uomo è attivo nei genitali e passivo nel cervello, mentre la donna è passiva nei genitali e attiva nel cervello. Ma anche questo è un modo di vedere. Secondo il Tao, il femminile era invece più forte perché includeva invece di escludere, accoglieva tutto. E in senso figurato lo è anche nel vedere il mondo, no? Accogliere vuol dire vedere come sono effettivamente gli altri, dopo aver visto come siamo effettivamente noi. Perché se noi non vediamo, non sappiamo vedere, noi guardiamo ma non vediamo nulla, non capiamo niente del mondo che ci circonda, perché il mondo che ci circonda lo esemplifichiamo in schemi, li mettiamo nei cassetti e non vediamo più niente, vediamo solo i cassetti. Come diceva un tizio, io ti mostro, io ti indico la luna e tu guardi il mio dito, vero? Cioè non vediamo ciò che viene indicato, vediamo chi ce lo indica. Come diceva Castaneda, come ho detto poc'anzi, noi vediamo la descrizione del mondo ma non il mondo. Cioè noi vediamo il mondo come ci è stato descritto, come ci è stato dato e fornito dagli altri, cioè dai genitori anzitutto. Non lo vediamo com'è. I bambini hanno un imprinting sui propri genitori come lo hanno gli altri animali, solo che il nostro imprinting è un po' più lungo, in genere sui 3 anni, l'imprinting maggiore, ma ce n'è anche dopo. E in questo
In questa paura dell'omosessualità c'è tutta la paura dell'uomo di essere sottomesso ad altri, perché lui si è creato un posto di supremazia. L'uomo pensa di avere la supremazia sugli animali, non solo la svolta questa supremazia organizzandosi in maniera notevole come gruppo, cioè allargandosi in gruppo e creando vari gruppi molto grossi, molto più dei branchi degli animali, perché l'uomo è un animale da branco ovviamente, ma anche ha delle capacità di crearsi delle regole e formare dei gruppi più estesi, no? Quindi più forti. E questo ha fatto sì che ha vinto il mondo degli animali, ma non solo lo ha vinto, ha pensato addirittura che quel mondo fosse stato creato per lui. Ma vi immaginate che quanto è fuori di testa l'essere umano? Il mondo è stato fatto da Dio, che è qualcuno che sta al di sopra della natura, un essere invisibile, la natura è scema, però c'è questo essere intelligente al di sopra, che è rigorosamente maschio. Quindi non vede la natura, non vede gli animali, non vede le piante, non vede la pietra, non vede l'erba, non vede niente. È tutto dentro il suo cervello, è tutto dentro i suoi schemi, non vede gli altri. Tant'è vero che non si immedesima negli altri. E questo è il difetto più grande che abbiano gli uomini. Non si immedesima nell'animale che soffre, non si immedesima nell'umano che soffre. Tant'è vero che fa le guerre, sfrutta, violenta, assassina, eccetera, eccetera. Homo homini lupus, dicevano gli antichi, l'uomo è il lupo verso gli altri uomini, cioè quello che prima faceva nei confronti degli animali, adesso lo fa anche nei confronti degli altri uomini. D'altronde prima c'era la lotta tra le tribù, adesso c'è la lotta tra le nazioni e noi ci uniamo per combattere, non per fare pace, ma per combattere. Cioè i paesi dovrebbero scendere in piazza per incitare i propri governi ad un accordo di pace, no? Per esempio nell'Ucraina, a Gaza, eccetera. Invece no, noi parteggiamo e prendiamo le parti della guerra, senza considerare che quelli sono figli che muoiono. E poi adesso muoiono anche le donne e anche i bambini, perché si fanno eccidi anche sulle donne e i bambini. Ma non gliene frega niente a nessuno, perché a casa degli altri non è a casa propria. Se le bombe non me le tirano in testa, che mi importa a me che le fanno venire nella testa degli altri? Poi se le bombardano a casa nostra, ah che cosa terribile, ah quanto è cattiva l'umanità che non si accorge di noi. Non abbiamo coscienza. Non abbiamo coscienza perché la coscienza l'abbiamo sostituita con i cassetti delle idee che ci hanno inculcato, cioè con i condizionamenti che ci hanno dato. Viviamo di condizionamenti, della supremazia dell'uomo sulla donna, della supremazia dei genitori sui figli, supremazia, perché i genitori non aiutano i figli, li schiacciano. Questa è la norma, non è l'eccezione. I genitori picchiano i figli, è la norma, non è l'eccezione. Perché li picchiano? Sono più forti, che bisogno hanno di picchiarli? Per sfogare il loro nervosismo che hanno acquisito a loro volta dai loro genitori che li hanno picchiati. E così i figli da adulti picchieranno a loro volta i loro figli e verranno su cariche di odio. Perché noi ci dimentichiamo di quanto è brutto essere picchiati. Se venisse da noi il capo ufficio e ci picchiasse quando sbagliamo, sarebbe una tragedia. Ma fatto sui figli è normale. E i figli da adulti dicono: sì sì, mio padre mi ha menato, mia madre mi ha menato, però io sono campato lo stesso, sono venuto su bene. No, sei venuto su male, perché non senti più niente.
perché se sentisti saresti incavolato da morire. E infatti, quando poi in analisi ricordano, si incavolano moltissimo, soffrono e si incavolano e finalmente tirano fuori quello che hanno chiuso sempre dentro e che sfogheranno o hanno sfogato a loro volta sugli altri, sui più deboli. Noi siamo una società che se la prende coi più deboli, a cominciare dai figli. E i figli cercano la supremazia di qualcuno. Non cercano una democrazia, cercano una supremazia. Tanto è vero che a volte se gli si dice che la maggior parte dei genitori, maggior parte non lo so, comunque una gran parte dei genitori, ma sicuramente la maggior parte, abusa sessualmente dei figli, si ribellano. Ah no, questo è successo a lei, ma agli altri no. Ora uno può dire, giustamente o ingiustamente, a me non è successo. È quello che crede, che sia vero o meno non si sa. Ma quando dice che non è successo agli altri, è perché sta difendendo i suoi genitori. Perché se no potrebbe dire io sono fortunato, io sono stato amato. Invece si arrabbiano, insultano. Perché è molto importante difendere i genitori. È molto importante difenderli o è molto importante perdonarli? Io ci ho fatto un video sul perdono ai genitori, no? Perché è molto cristiano perdonare. Perdonare è molto cristiano, ma se noi porgiamo l'altra guancia, come dice il Cristo, noi creiamo un'umanità di cui metà della quale mena e l'altra prende gli schiaffi. E sono sempre gli stessi che menano e sempre gli stessi che prendono gli schiaffi. Non è affatto educativo, perché questa è un'ingiustizia. E poi invochiamo la giustizia. Allora, se una persona cerca di darmi uno schiaffo o mi dà uno schiaffo, io reagisco e se possibile gliene do due, così impara. Impara che se dà uno schiaffo ne può ricevere due. Così, se non lo fa per cuore e sentimenti e rispetto, lo fa perché ha paura. Se io incasso la guancia e porgo l'altra guancia, l'altro ci prende gusto e continua e lo fa a me e agli altri. Non è affatto giusto. È un principio malato, ma i cristiani non lo vedono, perché Dio è come il genitore, ha sempre ragione. Qualsiasi bestialità dice, ha sempre ragione. Tornando all'argomento omosessualità ed eterosessualità, chiunque condanni gli omosessuali deve cercare dentro di sé la sua parte omosessuale, così la smette di condannare gli altri e comincia finalmente a capire se stesso, perché capire la propria omosessualità è un grandissimo passo in avanti. Io ricorderò sempre un mio paziente che fece un sogno in cui era inseguito da un uomo munito di un fallo enorme che lo inseguiva. Era un fallo spropositato. E lui, che ormai era abbastanza capace di interpretare i suoi sogni, disse: l'inconscio mi sta prendendo in giro, mi sta dicendo che io ho paura degli altri uomini, della sessualità degli altri uomini, degli omosessuali, come se avessero un pene lungo 1 metro. L'inconscio mi prende in giro come a dire: ma non dovresti avere paura, no? E ricordo che, fine analisi, lui disse: io ho una moglie che amo, attraverso l'analisi aveva capito di amarla e apprezzarla veramente, e
e credo che resterò con lei finché la amo, finché la amerò, no? Forse tutta la vita, ma se dovesse succedere qualcosa per cui non so, ci dividiamo, viene a mancare, eccetera, eccetera, dice io, dice, adesso non la cerco perché sono innamorato di mia moglie, per cui non cerco né uomini né donne. Dice, però, dice, io una volta una botta di sesso con un uomo me la farei. E disse, solo per un piacere sessuale, non per una storia d'amore, perché una storia d'amore io potrei averla solo con una donna, perché con un uomo di che parlo? Gli uomini parlano sempre delle stesse cose, cioè di fica, di lavoro, di calcio e di che altro era? E di politica. Cioè, in genere non parlano di altro. Cioè, con le donne il linguaggio è più esteso, perché lui era un po' femminista, diciamo, in quanto aveva acquisito una sua parte femminile. Ok? Quindi ogni volta che un eterosessuale dimostra odio per un omosessuale, deve capire che le cose sono due. O è perché ha subito un abuso da bambino, dal padre, o perché ha una parte omosessuale piuttosto sviluppata che fa finta di non vedere. Un saluto a tutti, arrivederci.